Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi e bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva questa settimana dal 30 maggio fino al 6 giugno. Allora ragazzi, questa settimana iniziamo a sentire il fantastico transito di Venere in Toro che è ai primissimi gradi. Venere è entrata nel segno del Toro la scorsa settimana, ma è chiaro che a parte proprio i fortunatissimi magari del segno del Toro, chi ha valori importanti in Toro, gli ascendenti Toro magari no, o ovviamente chi gode del trigono l'ha percepita, però adesso magari l'ha percepita già dal grado 0, però adesso iniziamo a beneficiarne tutti. Quindi Venere, che è la piccola fortuna, il pianeta dell'amore, delle guarigioni, delle riconciliazioni, della bellezza, dell'arte, di tutto, dei piaceri della vita, ragazzi, di qualsiasi cosa bella. Venere è in trono nel Toro, quindi dispenserà i suoi doni e noi ovviamente siamo felicissimi, no? di questo giugno così ebbro di novità. Quindi abbiamo Venere nel Toro ai primissimi gradi, quindi fortunatamente interessati tutte le prime decadi di chi ha valori in segni di terra. La prima decade sono i primi 10 gradi, ascendenti, lune, punti di fortuna, ragazzi, soli, quello che volete, lo stellium, cose del genere, qualsiasi pianeta. Mercurio è nel segno del Toro retrogrado e quindi interessa principalmente le terze decadi dei segni di terra. Dimenticavo di dire che Venere dispensa, elargisce fortune non soltanto alle prime decadi dei segni di terra, ma anche alle prime decadi di Pesci e Cancro, mentre risulta leggermente scomoda per lo Scorpione. Perché? Perché gli mette il muro davanti, sbatte. La Venere e lo Scorpione sono opposti, no? Quindi il Toro e lo Scorpione sono opposti. La Venere in Toro mette allo Scorpione un po' davanti la realtà dei fatti. Voi sapete che lo Scorpione svicola, no? È un furbacchione, cerca sempre di arrivare alle cose per vie traverse. Accade qualcosa, sappiate cari amici dello Scorpione, soprattutto chi ha valori nei primi 10 gradi, che insomma da questa settimana qualcuno o una necessità o un bisogno o qualcuno vi si parano davanti e vi impediscono di arrivare dove per vie traverse volete arrivare. Quindi forse la lezione è di arrivare a quello che volete in maniera dichiarata, no? Cioè quindi di giocare a carte scoperte, perché altrimenti insistendo, come diceva Mike Bongiorno, potreste ottenere un nulla di fatto. Quindi dicevamo Venere nella prima decade del Toro, Mercurio nella terza, quindi beneficia le terze decadi dei segni di terra, di Cancro e e Pesci. Gli Scorpioni di terza decade potrebbero, come dire, ricevere qualche no, qualche stop, sempre per ragioni simili a quelle che abbiamo detto della Venere, no? Della Venere che oppone un pochino la prima decade dello Scorpione, quindi dei no, perché dei no ad un modo magari di procedere non proprio etico, magari eccessivamente controllante o non proprio trasparente. Quindi, però ragazzi, è tutta crescita, no? Non è che l'universo è cattivo, è tutta crescita, quindi quando se il no non arriva vuol dire che possiamo andare avanti, se il no arriva vuol dire che dobbiamo correggere il nostro modo di procedere, no? Quindi i transiti un po' dissonanti, i transiti sfidanti servono essenzialmente a questo, a farci raddrizzare il tiro, perché siamo esseri umani e quindi prendiamo abitudini sbagliate, procediamo in un modo contorto. Sapete, soprattutto che è molto cerebrale, solitamente è contorto, e quindi magari le cose, a differenza di quello che si crede, e cioè che chi è razionale faccia cose lineari, non sempre un eccesso di razionalità e la logica si sposano, perché l'eccesso di mentale fa essere un po' contorti se riuscite a vedere questa cosa. Quindi abbiamo questi pianeti in Toro. La cosa, diciamo, forse più sensibile in questa settimana è la congiunzione
di Mercurio retrogrado. Già Mercurio quando è retrogrado riporta a galla molte cose del passato, un passato che può essere recente o anche molto lontano, e questa volta noi lo sentiremo particolarmente perché Mercurio retrogrado si congiunge al nodo nord, quindi a quello che dobbiamo fare in questa vita. Mettiamo il caso che siamo riusciti, abbiamo provato ad evitare magari di prenderci delle responsabilità o abbiamo mancato un appuntamento col destino in passato, se proprio è una cosa che dobbiamo vivere, ce la ritroviamo davanti. Ovviamente ragazzi, ci saranno dei segni che troveranno una grande fortuna da questo e dei segni che magari dovranno restituire qualcosa, tra virgolette, come dire, dipende dal tipo di dissonanze. Fatto sta che Mercurio, le notizie, gli incontri, i rapporti con i fratelli, con le sorelle, con gli amici, le comunicazioni, attraverseranno, come dire, una fase di grande attenzione, no? di grandi vicende. Potrebbero esserci a livello sociale anche delle notizie, delle novità per quanto riguarda la storia, la scuola. Chissà che non ci vengano a dire adesso, che non ci vengano magari a rivelare, che non si scoprano adesso magari cose che sono accadute nel passato, no? Anche a livello economico, perché ragazzi il Mercurio economico, Mercurio in Toro è proprio qualcosa, indica proprio delle transizioni, delle transazioni. Ragazzi scusate, stamattina devo vedere che luna c'è, perché oddio, sarà Mercurio retrogrado sul mio Sole e sulla mia luna che mi fa impappinare. Allora, quindi si tratta Mercurio nel segno del Toro, è chiaro che ha una validità, una valenza, una simbologia oltre che sentimentale, oltre che artistica, oltre che legata all'istruzione, no? Insomma, alle cose belle, al sapere, è anche un Mercurio economico, e con quello che accade nel mondo è chiaro che come dire, insomma, potrebbero esserci delle novità geopolitiche, delle novità, potrebbero essere resi pubblici degli accordi che sono stati fatti a monte, dei cambiamenti, insomma, cose di questo genere. Poi insomma la realtà supera sempre la fantasia. Ovviamente questa congiunzione di Mercurio con il nodo nord segna un altro tassello, mette nelle nostre vite un'altra pietra miliare in quello che è quel percorso destinico, in quel momento, è un antefatto di quel mese di luglio e agosto nel quale ci saranno proprio gli incontri del destino. C'è il video, ve lo lascio in sovraimpressione, ve lo lascio nell'info box, sull'incontro karmico, cioè sulle svolte del destino tra nodo nord, Marte e Urano, quindi cambiamenti e svolte, e ovviamente Mercurio retrogrado e nelle prossime settimane Venere in Toro congiunta prima ad Urano e poi al nodo nord inizieranno, no, a farci capire di che cosa si tratta, cioè che cos'è che potrebbe accadere nel cuore di questa estate, che sarà molto probabilmente calda. Quindi le novità sono queste: Venere in Toro, Mercurio in Toro retrogrado congiunto al nodo nord. Se potete permettervi di aspettare la sera del 3 o il 4 per magari mettere firme, no? Per prendere delle decisioni importanti per il futuro sarebbe meglio, perché Mercurio retrogrado è molto utile per risolvere le cose del passato e non per avere colpi di testa e andare nel futuro, perché è come se per il futuro non avessimo ancora la visione completa e avessimo soltanto delle informazioni parziali, e quindi andremmo a sbagliare, quindi poi dovremmo tornare sui nostri passi. Invece Mercurio retrogrado è utilissimo per risolvere le cose che abbiamo lasciato in sospeso, quelle cose che volevamo fare da tanto tempo, no? Ce le offre proprio, ci offre proprio l'occasione per fare i conti con il passato, per pareggiare i conti con le nostre scelte del passato.
L'altra notizia abbastanza intensa di questa settimana è che il 6 giugno Saturno diventa retrogrado. Ragazzi, Saturno diventa retrogrado, è probabile che io ci faccia un video a parte perché questa retrogradazione, come è accaduto l'anno scorso vado a memoria, se non erro da maggio, adesso da giugno, voi non avete idea di quanto sarà lunga, terminerà il 23 ottobre. Terminerà il 23 ottobre, Saturno ragazzi, dal grado 25, quindi è in piena terza decade, no? Del segno dell'Acquario, tornerà a ritroso, ripercorrerà tutti i 5 gradi della terza decade, entrerà nella seconda e arriverà a 18 gradi dell'Acquario, quindi riuscirà a riguardare quando un pianeta è a metà della seconda decade riesce ad espandere, a mio avviso, ragazzi, voi verificate, no? Non credete ciecamente, verificate, vedete quello che accade nelle vostre vite, ma a mio avviso riesce ad espandere la sua energia sia fino alla prima decade che fino alla terza. Quindi cosa accade? Che tutte quelle cose che magari non ci sono andate a buon fine l'anno scorso, sì, l'anno scorso, ragazzi, potrebbero riproporsi e potremmo avere l'occasione questa volta di riaffrontarle in una maniera completamente diversa e presumibilmente maturata. Maturata perché abbiamo Giove in Ariete, poi Marte in Ariete, quindi si formano dei sestili interessanti con questo Saturno e poi ci sarà un trigono molto interessante e molto lungo di Marte. Devo fare un video anche su questo Marte in Gemelli, trigono, insomma, diciamo che ci viene data una seconda possibilità per risolvere delle questioni probabilmente legate all'anno scorso, ma siccome Saturno è il signore del karma e come dire, potrebbe anche risollevare questioni sorte rispetto all'ultimo transito che è stato quello tra il 91 e il 94, adesso vedremo in quale ambito della nostra vita no, saremo chiamati a risolvere qualcosa e insomma, speriamo che Dio ce la mandi buona. Quindi guardiamo quello che accade segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e cari amici con l'ascendente Ariete, qui si stanno muovendo un sacco di cose, avete Giove che interessa principalmente la prima decade e lambirà a breve, credo che sia percepito anche già dalla seconda, avete Marte in Ariete, quindi c'è questa congiunzione Giove-Marte in Ariete, sestile a Mercurio retrogrado, che stanno portando avanti un sacco di cose. Per chi guardasse questi video delle previsioni per la prima volta, io vi ricordo, cari Ariete e ascendente Ariete, che avete un transito abbastanza epocale. Dall'11 maggio Giove, il pianeta della grande fortuna, è tornato nel vostro segno dopo 12 anni, qui 11 in questo caso, perché c'è stato, a volte Giove lo fa, insomma, che anticipa un attimino, quindi si chiude un ciclo iniziato nel 2011 o nel 98 circa, da quello che mi state scrivendo bene o male quelle sono diciamo le annate, i precedenti transiti di Giove in Ariete che si stanno riproponendo, quindi state chiudendo un ciclo, con l'arrivo di Marte ne avete aperto un altro decisamente migliore e ovviamente Marte in Ariete, Giove in Ariete, partenze e ripartenze sono all'ordine del giorno per voi, ripeto, soprattutto di prima e seconda decade. La terza è stata molto rilassata grazie al transito di Venere, probabilmente è andata in vacanza, probabilmente si è divertita, ma adesso iniziano a fare sul serio anche loro. Cosa accade questa settimana di nuovo rispetto alla precedente? Innanzitutto Saturno ritorna retrogrado, quindi possono ripresentarsi
di tutta una serie di cose che magari non avete affrontato l'anno scorso, non siete riusciti a concludere l'anno scorso, oppure bisogna ritornare per aggiustare il tiro su quel progetto che magari molti di voi hanno da tempo e sul quale che avete provato a realizzare, ok? Un progetto che prevede, vista l'11ª casa, che prevede il coinvolgimento di altre persone, ma con la retrogradazione di Saturno e quella congiunzione Marte e Giove in prima, che vi trovano rinnovati, quello che potrebbe accadere è anche qualche chiarimento importante o qualche dinamica importante da risolvere per quanto riguarda le amicizie, il giro, gli altri, no? L'entourage, le persone con cui vi interfacciate, che siano anche magari non soltanto gli amici che frequentate, no? Con cui uscite, andate a cena, andate a ballare, ma anche l'ambito in cui si estende questa retrogradazione di Saturno può essere anche l'ambito dei colleghi, della classe se studiate, anche delle classi se siete degli insegnanti, della squadra se lavorate con gruppi di persone, se lavorate in squadra, quindi possono esserci delle modifiche, delle rettifiche, dei cambiamenti. Se l'anno scorso avevate subodorato qualcosa, magari anche no, Saturno è un grande maestro, è un grande selezionatore, quindi se l'anno scorso poteva essere emerso qualcosa, magari da parte di qualcuno che non tanto vi convinceva, e magari non lo avete potato l'anno scorso, potrebbe presentarsi l'occasione adesso con la grinta che vi dà Marte, con la fortuna e la forza, no? Anche l'ottimismo, la visione rinnovata della vita che vi conferisce Giove, potreste avere anche, come dire, la forza, l'opportunità, la mentalità per levarvi dei sassolini dalla scarpa, per selezionare, per rimettere a posto delle situazioni, per liberarvi finalmente di qualcuno. Quindi grande selezione per quanto riguarda gli altri. Ovviamente può anche accadere che vi spostino di squadra, che lasciate quella squadra. Può anche accadere che magari se siete degli studenti, questo è l'anno della laurea, questo è l'anno del diploma, è chiaro che magari lasciate andare e salutate una parte dei colleghi, degli studenti che vi hanno accompagnato finora, no? E che quindi di quelli poi ci sarà una grande scrematura rispetto, diciamo, a tutto il gruppo, a tutta la classe, rispetto a quelli che voi vi porterete nel futuro, nel cuore, perché insomma con molti poi ci si perde di vista e i contatti poi negli anni, no? Rimangono soltanto con alcune persone, quindi potrebbe accadere anche questo, insomma, niente di particolarmente, come dire, trascendentale. Se state lavorando a quel progetto o se il progetto è partito, io credo che in questo anno e mezzo voi abbiate dovuto aggiustare il tiro diverse volte, quindi spostarvi di là, fare di qua. L'anno scorso magari le cose sembravano completamente diverse, poi quando le avete fatte, come dire, vi siete trovati un attimino, vi siete resi conto che magari la realtà era leggermente diversa da come era sembrata, quindi state aggiustando il tiro e questo è quello che accadrà anche questa volta, in maniera completamente diversa, perché ripeto, Giove e Marte stavolta avete elaborato, quindi questa volta, come dire, sono più calibrati sulla vostra energia. Un'altra cosa che volevo dirvi è che quello che potrebbe accadere è che dobbiate prendervi cura di qualcuno, ok? O che vi dobbiate prendere delle responsabilità che proprio spettano a voi nei confronti di qualcuno. Se eravate riusciti ad evitare queste cose, ora io non contestualizzo e magari scrivetemelo voi nei commenti, però se l'anno scorso eravate riusciti, no, in qualche modo ad evitare questa cosa, è probabile, può succedere che con Saturno retrogrado si ripresenti anche la necessità di
di prendervi cura di qualcuno, no? Quindi, come dire, siate sensibili a questo argomento, anche se magari voi siete sempre molto impegnati, avete tanto da fare e quindi magari non avete tanta voglia, tanto tempo. Poi immagino che con Giove e Marte siate come un treno dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Perché è chiaro che qui oltre a tante soddisfazioni lavorative c'è anche tanta passione, tante decisioni, impegni. Ovviamente dipende da come arriviamo al transito. Chi era solo, chi insomma era già chi era solo ha incontrato qualcuno o lo sta incontrando adesso, ragazzi, perché non so se ve la scamperete, insomma, soltanto chi proprio ha fatto voto di, non lo so, di rinunciare a rapporti interpersonali, insomma, voto di castità, perché veramente Giove e Marte insieme sono tanta roba, soprattutto preceduti da Venere. Quindi chi è solo probabilmente farà insomma, nel giro di qualche settimana degli incontri molto interessanti. Chi aveva già una relazione avviata adesso potrebbe avere degli upgrade, quindi andiamo a convivere, facciamo questo, no? Progetti, progettualità. C'è chi si sposa, c'è anche chi con la congiunzione Marte e Giove decise di sposarsi in 4 e 4-8 e a quel punto la Venere in Toro e Mercurio retrogrado congiunto al nodo nord nel vostro secondo settore potrebbero indicare anche che da questa settimana partono tutta una serie di spesucce, ragazzi, per cose molto piacevoli. Però insomma, se potete, data la quadratura di Saturno, se potete regolatevi, no? Sì, assolutamente. Se potete regolatevi, oppure se proprio sono degli investimenti mirati, insomma, adesso rimanete nella progettualità e poi dal 3 a sera al 4 giugno magari no, fate proprio delle spese. Perché con Mercurio retrogrado a volte ci viene proprio l'impulso di andare a prendere cose, ma è come se avessimo una visione parziale delle nostre necessità, di quello che è bene fare, e invece poi voi vedrete che se riuscite a lasciar correre il transito e riuscite ad attendere che Mercurio torni diretto, tutte le cose che vi erano venute in mente, no? Tutte quelle idee che vi erano venute in mente con Mercurio retrogrado in qualche modo svaniscono. Io ho notato anche questa cosa qui, quindi quando si riesce a non cedere all'impulso sarebbe sempre meglio, no? Aspettare che il transito passi. Quindi una cosa che dimenticavo di dirvi, perché sono partita, per quanto riguarda per esempio l'amore, sono partita dal fatto che c'è chi è single che può fare degli incontri. C'è un'altra categoria di persone che sono quelle che vivono delle situazioni dalle quali non riescono ad uscire. Voi mi dite, ma chi gli Arieti? Sì, accade anche a loro di essere impantanati in situazioni, perché l'Ariete si fa sempre un sacco di sensi di colpa perché ha la 12ª casa in Pesci, e poi perché la 12ª casa in Pesci è talmente grande che magari si fanno anche delle situazioni, una a destra, una a sinistra, cioè no? sono ingombranti come inconscio, quindi magari una sola situazione non gli basta, e però a un certo punto, soprattutto quando Saturno si mette in un certo modo, bisogna prendere delle decisioni. Poi con Giove e Marte, insomma, è veramente arrivato il tempo. Quindi chi non riesce ad uscire chi finora non è riuscito ad uscire da situazioni impantananti, comunque da situazioni che non lo rendevano felice, adesso con la congiunzione Giove-Marte sestile a Mercurio retrogrado, beh ragazzi, voi molto probabilmente, chi lo vuole davvero, avrà la forza e la grinta di liberarsi da queste cose, da queste situazioni, e quindi anche per voi quella Venere in seconda casa comporterà anche un amore per se stessi, no? Un amore per se stessi, quindi oltre agli acquisti, no? Alla gratificazione del regalarsi la vacanza, il ristorante, lo shopping, tutte queste cose qua, appannaggio di Venere in Toro, andare per mostre, fare viaggi, no? Regalarsi quadri, tipico, no? Di Venere in Toro.
questo fantastico transito per voi potrebbe indicare proprio che vi regaliate amore per voi stessi e quindi un nuovo benessere personale, psicologico ed emotivo che evidentemente prevedeva uno switch. Quindi grandi cambiamenti, tanta energia, un'energia che spinge ad iniziare nuovi percorsi e a rinnovarvi. Io probabilmente farò un video per il mese di giugno perché veramente è tanta roba, poi insomma, questo mese dominano i pianeti nel segno dell'Ariete, per questo vi ho dedicato qualche minuto di più, quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, Venere, il vostro governatore, entra nel vostro segno e quindi soprattutto la prima decade, quindi nati in aprile, tutte le persone che hanno valori nei primi 10 gradi del segno del Toro iniziano ad essere inebriate, proprio travolte da questa energia, da questa ondata di amore, pace, dolcezza, bellezza, proprio voglia di coccolarsi. È probabile che facciate delle cure estetiche, è probabile che vi arrivino dei bei regali, è probabile che voi facciate dei regali a voi stessi, è probabile che arrivi l'amore, ragazzi. E se ci sono stati degli allontanamenti, se ci sono state delle baruffe causate da Marte in Ariete, Giove in Ariete, se vi siete se avete rotto una storia perché siete usciti dal recinto, insomma adesso avete un'ondata di amore, voi verso gli altri verso di voi, di bellezza, di arte, di pace, di benessere, che è veramente travolgente. È un transito molto bello, è un transito che, ripeto, porta anche bellezza, guarigioni, un benessere proprio salutare. Quindi cosa accade? Che è probabile che chi si è mosso, chi sta facendo resistenza, forse un attimino tra i Toro un po' sbroccato, passatemi il termine. Perché? Perché Giove in Ariete, quindi già abbastanza bellicosetto, Marte in Ariete, Chirone ci sta da 100 anni, che ve lo dica a fa. Nel settore dell'inconscio è chiaro che vi fanno essere delle pentole a pressione. Avete notato la rabbia? Non sempre, ma avete notato nei giorni scorsi quando c'era la luna in Ariete, tipo 23 maggio, 24 maggio, avete notato proprio la rabbia, gli sbalzi di energia, proprio una certa reattività, una certa voglia di ribellione, una certa voglia di come dire, spaccare tutto, nel senso basta, questo non lo faccio più, proprio la voglia di uscire dal recinto. Se quelli questo transito sarà abbastanza lungo, Marte sta 1 mese e mezzo, ma è appena entrato ed è il più pericoloso. Perché? Perché se noi facciamo resistenza e non vogliamo, per non scomodarci la vita, se noi non andiamo a guardare da dove parte quella rabbia, se noi non lavoriamo, non ci facciamo accompagnare da qualcuno in un percorso e vedete che quello che sta emergendo è troppo, questo è un periodo in cui insomma potremmo essere scomodi, no? Non tranquilli, bellicosi, permalosi, rancorosi, fino all'eccesso, no? Perché? Perché quello che sta emergendo vuol dire che è sicuramente sollecitato dai transiti, ma non è stato creato dai transiti. Ragazzi, se emerge rabbia adesso, Toro e ascendente Toro, a me, se emerge rabbia adesso, il transito non è che ce la mette, il transito ce la fa vedere, ok? E siccome siamo fra i segni più, come dire, ostici, pigri ad iniziare qualcosa di scomodo, che sia la palestra, che sia un percorso di coaching, siamo proprio quelli che si proteggono nel recinto, no? E quindi hanno le resistenze. Io per combattere queste resistenze ho sempre 1000 consulenti dietro, ok? Perché sì.
perché non si smette mai di imparare, perché altrimenti ci areniamo, noi non sappiamo tutto, tendiamo ad una certa pigrizia e quindi ragazzi, se non ci, come dire, se non ci liberiamo di tutte le cose che poi il toro per amor di pace ingoia rospi, bocconi, no? Il toro è sempre lì che cerca la comodità alla scomodità. Ci sono i toro scompensati bellicosi, però se andate a guardare hanno sempre dei pianeti in Ariete, diversi pianeti in Ariete, ok? O comunque un Marte di fuoco, probabilmente qualcosa del genere. Quindi, se state come pazzi, ragazzi, trovate qualcuno bravo, perché è vero che non ce ne sono molti, tant'è vero che io stavo pensando di fare una lista di professionisti di cui ci fidiamo, proprio comprovati da noi, con cui ci siamo trovati bene, che siano life coach, che siano terapeuti, magari che fanno le MDR, che è una tecnica che è molto, molto veloce, molto apprezzata e molto gradita da chi la sa fare, perché ne sento di ogni anche in quell'ambito, quindi insomma voglio dire, e fare una chiacchierata con qualcuno di questi tempi per il toro e l'ascendente toro non è assolutamente male, anzi è il momento giusto, perché Giove e Marte in Ariete hanno alzato la pentola, hanno alzato il coperchio del vaso di Pandora e quindi adesso esce tutto. D'altra parte non vi rammaricate, Venere in Toro vi farà velocemente capire che avete bisogno, cioè, vi farà velocemente sentire il bisogno di volervi bene anche da quel punto di vista, no? Proprio dal punto di vista personale, quindi non soltanto con i piaceri, ma anche delle guarigioni emotive, quindi un'attenzione proprio all'essere, no? Allo stare in equilibrio. E poi questo è il momento perfetto. Ragazzi, questo è il momento perfetto per guardarvi dentro, perché l'anno prossimo a maggio, quindi intorno al vostro compleanno, intorno al nostro compleanno, Giove, il pianeta della grande fortuna, entrerà nel magnifico segno del Toro. Chiuderà un percorso, chiuderà un ciclo durato 12 anni, quindi iniziato nel 2012, ma non è tanto quello. Giove ne inaugura un altro con quello che trova sul piatto, no? Quando mi dicono Giove non mi ha portato niente, ragazzi, Giove è un espansore di quello che trova. Se non ha trovato niente, non ha potuto espandere niente. Se ha trovato lamentele, emozioni basse, espande quelle, ok? Perché gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina. Quindi, se noi facciamo un buon recap di noi stessi adesso che Giove è nel segno precedente il nostro, quindi sta lavorando sul nostro inconscio, no? Perché? Per lavarlo, per pulirlo, per alleggerirlo e per darci l'energia per ripartire leggeri. Se lo facciamo adesso, l'anno prossimo sarà strepitoso perché noi avremo messo un sacco di energia nuova, costruttiva e intenzioni liberate dalle zavorre e da tutti quei non posso di cui il toro purtroppo si fa carico, perché il toro si fa problemi per tutti, ok? E magari a volte pochi se li fanno per il toro, quindi perché insomma, il toro ha le spalle grosse, quindi ragazzi, andate a fondo di qualcosa. Se sta emergendo, se state come dei papi, vuol dire che avete seminato bene, che il percorso l'avete già fatto, quindi ok così. La seconda novità, che l'unica cosa, attenti ad eccedere con il cibo, con le spese, adesso che c'è Venere, perché già abbiamo Giove in 12ª e se avete magari le Veneri in Ariete, no? Pianeti in Ariete, ci passa Giove, proprio c'è l'espansione. Attenti a non esagerare con spese, piaceri, no? Proprio a svuotarvi le tasche, quindi una sorta di morigeratezza, fate le cose con la mente, non soltanto con la pancia. Novità professionali e legate a un obiettivo che avete in mente da almeno 2 anni, che l'anno scorso probabilmente si è rivelato un nulla di fatto. Adesso c'è una seconda opportunità con Saturno retrogrado
Non sarà una passeggiata, probabilmente, cambieranno le prospettive, no? Cambieranno un sacco di cose. Non prendete decisioni prima del 4 giugno, perché ragazzi, Mercurio è retrogrado, proprio adesso state elaborando, Mercurio è retrogrado nel segno del Toro, quindi adesso state elaborando e ricevendo notizie su questa seconda possibilità. Però date la vostra parola e comunicate ufficialmente le cose dopo il 4 giugno. Non sarà una passeggiata perché ci vorrà un notevole sforzo che durerà mesi, ma io scommetto che dal 20 agosto questa cosa prenderà corpo, quindi un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere se questa cosa succede e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, siete appena reduci dalla luna nuova della scorsa settimana, del 30 maggio. Spero che vi abbia portato quegli upgrade e quelle novità che sperate da tempo e anche quelle nuove consapevolezze, quelle aperture mentali, quelle illuminazioni che arrivano, no? Con le lune nuove, quando abbiamo la luna nuova nel segno. Questa settimana con Marte e ragazzi, con Marte e Giove nell'11° settore c'è un grande affare per gli altri. Allora, a parte che possono esserci new entry, nuove novità nel settore delle amicizie, anche dei ritorni di gente che magari non sentivate tipo dal 2011, no? Quindi ritorno di vecchie amicizie, ritorno di vecchi colleghi, incontro con vecchi compagni di scuola e poi quindi, ci sono novità, spostamenti, inizi, cose e poi vi sta venendo in mente, inizia ad arrivare un'energia di grande, come dire, di partenza e ripartenza relativa anche per voi, non solo agli altri, al gruppo, agli altri, alle squadre, ai colleghi, se fate sport e vi sta tornando voglia di fare sport, ma anche voi state iniziando a mettere energia personale ad un progetto o ad un gruppo di lavoro. Quindi non so se state annettendo proprio nuove persone, nuove menti e in quel senso viene annoverata, viene percepita la nuova energia o se state iniziando o reiniziando una cosa che questa volta ragazzi dovrebbe avere visto il cielo con cui parte, dovrebbe avere una rinnovata fortuna qualora non ce l'avesse avuto prima. Quindi assolutamente i transiti sono assolutamente positivi, ragazzi, sono positivi, di grande energia, di grande impegno. Forse proprio voi, anche voi stessi, vi stupite come dire, dell'entusiasmo, della determinazione, no? Della grinta che vi sta venendo per dedicarvi a qualcosa o a qualcuno di costruttivo che potrebbe veramente iniziare a dare inizio ad un cambiamento che voi vedrete nel 2024, ragazzi, ma che davvero potrebbe segnare una rinascita e un benessere personale ed economico notevole. D'altro canto, voi non siete più gli stessi di 2 anni fa. Grandi sono stati i passaggi che avete avuto, che avete fatto dentro di voi e siete ancora impegnati nel rivedere nuovamente il percorso fatto per rivalutarlo e dargli nuova linfa vitale. Saturno ritornerà retrogrado nel vostro secondo settore, quindi o nuovamente qualcosa o qualcuno che viene da lontano torna a farsi sentire, o voi o qualcuno vicino a voi si allontana, parte, no? Rinizia perché Saturno è retrogrado un percorso lontano, oppure se l'aveva detto adesso lo farà, oppure nuove consapevolezze o nuovi punti di riferimento, nuove persone, nuove conoscenze
che vi aprono la mente, che vi mostrano un cammino diverso o comunque ancora più illuminato e illuminante di quello che avete fatto finora. Quindi c'è un upgrade proprio psicologico, mentale, e quindi anche se dovessero tornare vecchie situazioni, vecchie dinamiche, vecchi colleghi, vecchie amicizie, vecchi progetti, questa volta è assolutamente certo che se avete fatto il vostro, no? Se avete fatto il vostro upgrade psicologico, è assolutamente certo che li affronterete in maniera completamente diversa, avrete grandi soddisfazioni e sarà tutta un'altra storia, riscriverete tutta un'altra storia. Se fra voi gemelli e ascendente gemelli c'è qualcuno che vi interessa o comunque siete single, non avete situazioni, insomma potrebbe spuntare una nuova passione, un nuovo amore dalle amicizie. Questo Marte in ottimo aspetto al vostro Sole nel settore delle amicizie può indicare che vivrete annunciato dalla luna nuova del 30 maggio, vivrete un giugno di passione inaspettata, proprio così, velocemente, tutto si scapicollerà, cadrà in maniera proprio molto da film, roba da film, ma assolutamente anche voi potreste vivere delle situazioni. Perché prima ho specificato se siete single? Perché in realtà potreste avere anche una certa occasione di trasgressione, ok? E se avete un legame precedente, vi consiglio di prestare attenzione, perché questa cosa potrebbe avere degli sviluppi, ok? Non so quanto questa energia così dirompente possa essere contenuta nell'idea iniziale di dire una scappatella, ok? C'è tantissima passione. È vero che chi parte a razzo finisce, lo sappiamo noi come, quindi è da valutare il potenziale, come dire, delle cose che sorgono adesso sentimentalmente. Il problema è che potrebbe non andare nel futuro lontano, ma potrebbe prendere un'intensità poi difficilmente contenibile nel breve termine, giusto il tempo di fare dei danni inenarrabili e poi magari lasciarvi come un cucco. Quindi se siete single sì, altrimenti valutate se vale la pena, perché potrebbero esserci delle conseguenze che anche a voi potrebbero darvi il là per uscire dal recinto. Quindi se state bene dove state per il momento, come dire, massima prudenza, anche perché come dico sempre io, siccome siamo nel segno dei gemelli, nel mese del segno dei gemelli fino al 20-21 giugno saremo così, cari amici dei gemelli, soprattutto questa cosa vale per il segno e non per l'ascendente, nei 10 giorni prima e nei 10 giorni dopo il compleanno accadono cose che poi sono quelle che dettano il trend dei 365 giorni che verranno, no? Che partono dal compleanno. Diciamo che quando il Sole ritorna in congiunzione con se stesso ci dà una sorta di indicazioni sull'anno che verrà. Stavo ripensando al mio compleanno dell'anno scorso fatto con i muratori in casa, e infatti tutto l'anno, insomma, qua no, è durato più o meno così. È stato molto difficile e molto impegnativo, ma come dire, vista la mia passione per l'astrologia, sapevo già che Saturno quadrato non sarebbe stato comodissimo né velocissimo da sopportare. Quindi voi vedete l'aria che tira. Siamo nelle giornate del vostro compleanno, vedete l'aria che tira, vedete che cosa propone, no? Il gruppo, l'entourage, che cosa passa il convento, avete Mercurio retrogrado, il vostro governatore è retrogrado, quindi state rivalutando, così state come se foste in digestione di qualcosa mangiato fino al 4 giugno.
fino alla sera del 3, mattina del 4, io non darei vita a nulla di nuovo, ma guarderei a quello che ho, alle situazioni del passato e valuterei com'è la situazione, cioè cosa voglio nel mio futuro, cosa devo risolvere e cosa può stare, ok? Fate quest'uso perché, voglio dire, siete figli di Mercurio, quando Mercurio è retrogrado siete sicuramente quelli che ne risentono di più. Fatemi sapere, un grande bacione e passiamo al segno del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, settimana intensa ma assolutamente costruttiva. Con la luna nuova del 30, la luna nuova in Gemelli, è come se ci fosse uno switch, no? Qualcosa che cambia dentro di voi ed è come se sentiste il bisogno di riattivarvi, è come se vi foste riattivati psicologicamente. Quindi che cosa accade? Voi avete già Marte e Giove nel 10° settore, dipende da come ci si arriva a questi transiti, però complice la luna nuova in Gemelli, vi viene una voglia, vi arriva una voglia questa settimana di mettere mano seriamente, quindi incuranti dello sforzo, che voi a volte siete un po' pigri, un po' protettivi, diciamo, della vostra zona di comfort, vi viene fuori una leggerezza, una grinta, un brio e una voglia proprio di fare sul serio, concretamente, su qualcosa. Quindi, se siete dei liberi professionisti, grande impegno al lavoro, settimana super intensa, ma il lavoro va bene, il lavoro va alla grande e assolutamente siete in espansione. Ovviamente dipende da come ci si arriva a questo transito. Se vogliamo analizzare dal punto di vista lavorativo, se avevate una situazione che non vi stava bene più, con questo transito dei cancro, degli ascendente cancro possono trovare la forza di dare un taglio netto al passato e di iniziare una situazione nuova, o siccome lo so che fate difficoltà a voltare le spalle al passato e anche alla stabilità e anche al luogo di lavoro, perché per voi a un certo punto i colleghi e l'entourage diventano una sorta di seconda famiglia, mettiamola così. Se eravate proprio logori, questo transito, questo Mercurio retrogrado, insomma il cielo di questo momento, di questa settimana, della scorsa, della prossima, possono, ma se eravate proprio arrivati, possono darvi la spinta, la forza, la grinta per spezzare questo legame col passato e per iniziare qualcosa di nuovo. Ovviamente, ragazzi, visto che non siete magari proprio Marco Polo, no? Che uno si lancia, o Cristoforo Colombo, senza che ve lo dica, createvi l'alternativa, cioè tirate fuori l'asso nella manica, magari ecco, approfittate di Mercurio retrogrado per guardarvi, no? Per crearvi un'altra realtà nella quale andare direttamente. Se invece non siete proprio con l'acqua alla gola, ma l'acqua sta arrivando, quindi non state bene più in questa situazione, allora ragazzi, utilizzate la luna nuova, l'energia di Mercurio retrogrado, l'energia di Giove e Marte nel vostro 10° settore per iniziare a guardarvi intorno. Iniziate a guardarvi intorno e se siete bravi e se siete veramente bravi, io vi anticipo che nel giro di un mese e mezzo potreste ritrovarvi in un'altra realtà lavorativa e starci anche molto molto bene. Se siete dei liberi professionisti e magari lavorate a progetto, adesso potrebbe arrivare qualcosa di molto interessante, ragazzi, che anche nel vostro caso in luglio e agosto può dare vita ad un progetto, a qualcosa a lungo termine che addirittura potrebbe darvi delle soddisfazioni immense, non solo nel corso dei mesi, ma
vedere, non lo so, è come se fosse un ponte per il futuro che dall'anno prossimo potrebbe darvi una visibilità, una fortuna, un benessere, un'abbondanza e delle opportunità quando Giove entrerà nel segno del Toro, che neanche ve le dico, perché si formeranno una serie di trigoni sestili, tra l'altro accompagnati da Saturno che entrerà nell'amico segno dei Pesci, che cioè faccio i brividi per voi, sono sincera, perché sarà veramente qualcosa di immenso. Quindi qual è il consiglio delle stelle? Ragazzi, osate, osate, siate ambiziosi, non abbiate paura, individuate quello che vi riesce meglio fare, se volete il cambiamento, se state bene dove state bene dove state, quindi se state bene dove state è probabile che abbiate lavorato bene, che quindi questo Giove al medio cielo vi faccia avere delle promozioni, sembra che andiate incontro, dopo tante ristrettezze ragazzi e tante spese, sembra che andiate incontro anche a dei graditissimi aumenti di stipendio, aumentano le fonti di entrata, aumenta il denaro, aumenta proprio l'energia personale e aumentano i liquidi, quindi un momento assolutamente pieno di risorse, c'è da fare questo sforzo, quindi se state bene dove state c'è un grande impegno lavorativo, se non state bene ragazzi insomma c'è l'opportunità di crearvi qualche realtà che però deve essere indirizzata non a quello che è meglio fare, mi raccomando, ma seguite le vostre passioni, perché dove c'è la passione c'è il successo, dove c'è il dovere c'è lo sforzo e la fatica. E quindi, ovviamente deve esserci anche il dovere quando fate qualcosa che vi piace, ma non può esserci soltanto il dovere. Questa settimana con Venere che entra nel segno del Toro, vi divertite un po' meno, forse trascurate anche l'amore, la coppia, perché per dedicarvi o agli altri o ad aiutare qualcuno a realizzare un progetto o voi stessi a realizzare un progetto personale che, se già ce lo avete, non è detto che debba sostituire il lavoro, ma può affiancarlo e in quel caso partirebbe, grazie alla Venere in Toro, che poi si andrà a Mercurio in Toro congiunto al nodo nord, partono con una stella assolutamente fortunata. Quindi se è questo quello che dovete fare questa settimana, non fa niente che togliete un po' di energie, di creatività all'amore, alla passione, alla coppia, perché tanto poi con tutti questi pianeti ne avrete a iosa. Se siete single, questa settimana, a partire da questa settimana e finché ci sarà la Venere in Toro, state attenti a non cadere nella rete di qualche personaggio trasgressivo e non propriamente single. Allora ragazzi, il Venere uscirà dal segno del Toro il 23 giugno, quindi state attenti alle situazioni che si creano, che non sono proprio che non sono proprio chiare, ok? Se invece vi vedete con qualcuno, a partire da questa settimana e fino al 23 giugno, parlo di frequentazioni, ovviamente non parlo di coppie stabili, fino al 23 giugno potrete sapere, capire, scoprire, avrete la certezza e le informazioni se quella persona fa seriamente con voi o se preferisce altro, ok? Quindi c'è uno switch temporale. Probabilmente, ripeto, dovrete prendervi cura di qualcuno, ma di un affetto, ma è un qualcosa di molto piacevole che probabilmente vi farà stare nell'ambito della famiglia e cosa che a voi piace, perché effettivamente da quando Giove è entrato nel segno dell'Ariete è come se aveste meno tempo da dedicare a casa. Quindi da questo punto di vista questo transito di Venere vi è molto gradito. Per le coppie stabili ci sono delle novità e degli upgrade, quindi proposte di matrimonio, si inizia a parlare di figli, iniziate a fare sul serio, quindi
grande in bocca al lupo, godetevi questa fantastica Venere in Toro che dà inizio a qualcosa che poi vedremo tra luglio e agosto. Se volete c'è il video con le svolte di vita, il karma, il video dei pianeti in Toro tra luglio e agosto, se volete ve lo lascio in sovraimpressione e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone e cari amici con l'ascendente Leone, allora questa settimana ritornate a trattare, ad affrontare, a rielaborare e ad avere una seconda possibilità per quanto riguarda un obiettivo, un traguardo, un'aspirazione personale a cui aspirate probabilmente da diverso tempo. Tutto questo agglomerato di pianeti nel segno del Toro mi fanno pensare che si tratti o di una questione patrimoniale, immobiliare, oppure di investimenti economici, di qualcosa che riguardi l'economia, degli investimenti che dovete fare. Insomma, c'è qualcosa di grosso a cui voi aspirate da tempo, proprio come mira, no? Come meta, che sicuramente è stata messa in discussione un sacco di volte perché avete anche Urano che sta transitando in un punto cruciale del vostro tema natale, però con questo Mercurio retrogrado che incontra il nodo nord, che lambisce Urano e che poi insomma ragazzi dà il via a quelle svolte del destino per cui c'è stato dedicato un video a parte che vi lascio in sovraimpressione, che trovate anche nell'info box o anche semplicemente cercandolo nel canale. Quindi arrivano adesso con questo Mercurio novità con questo Mercurio retrogrado. È probabile che bisogna aggiustare il tiro e che quindi l'entourage, il gruppo di persone, i punti di riferimento proprio fisici, quindi delle nomi e cognomi su cui voi avevate puntato, avevate fatto affidamento per raggiungere questa cosa, è probabile che cambino, perché la luna nuova del 30 maggio si forma congiunta al vostro sole nel vostro settore dell'entourage e quindi ragazzi crea uno switch e lo rinnova, quindi sì la fate, ma quindi raggiungete potenzialmente questo obiettivo. Non sarà una cosa velocissima, ma adesso vi ci state avvicinando, adesso l'obiettivo si vede, ma non la farete con le stesse persone con cui l'avevate pensata dall'inizio, quindi cambio dell'entourage, cambio dei punti di riferimento. Il 4, prima cosa, aspettate la sera del 3 giugno o la mattina del 4 per dare comunicazioni ufficiali, quindi fino a quella data state in attesa. State in attesa perché ragazzi con Mercurio retrogrado bisogna sempre aspettare che torni diretto per avere tutte le risposte che servono e una visione completa delle cose, perché con Mercurio retrogrado qualcosa ci sfugge sempre e abbiamo una visione parziale delle cose, delle situazioni, quindi poi si prendono cantonate e poi bisogna tornarci su. Marte e Giove nel frattempo nel nono settore ci offrono nuova energia e soprattutto nuove opportunità, nuove situazioni sia legate alla nostra psicologia, quindi è come se avessimo la forza. Si chiude un ciclo iniziato innanzitutto nel 2011, se ne apre un altro più stabile, più costruttivo e abbiamo, come dire, la forza di iniziare nuovi percorsi introspettivi, la forza, la grinta, la volontà, l'opportunità, la fortuna di conoscere qualcuno che amplia i nostri orizzonti. Se siete degli studenti, cari leoni, ascendente leone, questo è un momento molto fortunato, di grande consacrazione, quindi questo potrebbe essere l'anno della laurea, oppure se doveste aver perso tempo perché Saturno può aver dilatato e rallentato un sacco le circostanze, questo è un anno di grandissima ripresa dove voi vedrete nei prossimi 5-6 mesi un susseguirsi di eventi fortunatissimi che vi porterà
veramente ad un tiro di schioppo dalla realizzazione, no? Dalla conclusione del percorso che avverrà probabilmente a partire dal 20 dicembre 20 dicembre 2022 all'11 maggio 2023. Quindi in bocca al lupo anche per voi se siete studenti. È molto probabile, anche se siete laureati, anche se siete grandi, anche se avete altre situazioni, che complici tutti questi cambiamenti anche di obiettivi e di risorse, vi venga voglia di iscrivervi all'università, di tornare a scuola, di prendere il diploma se non lo avete fatto e di fare nuovi percorsi di formazione per regalarvi un nuovo lavoro, perché in realtà c'è anche questo, cioè che nel rivalutare proprio i vostri obiettivi e le vostre priorità ci sia anche qualcosa di più in linea con voi, quindi affine alle vostre passioni. Marte e Giove portano anche delle grandissime occasioni di risistemare, quindi una grandissima anche consapevolezza, fortuna nel risistemare, rimettere le toppe ad un amore che magari finora vi ha fatto soffrire a causa dell'opposizione di Saturno, quindi terapia di coppia, delle cose che vi aprono gli occhi, guarigioni, come si chiamano, le sedute energetiche, qualcosa che riesca a farvi guardare alla vostra coppia con un atteggiamento diverso, che gli dia una seconda possibilità. E se invece c'è tabula rasa perché nel frattempo siete soli, oltre a non escludere ritorni, perché ragazzi quando i pianeti sono retrogradi, c'è anche Saturno retrogrado da questa settimana, io non mi stupisco di nulla, visti i transiti bellissimi che avete voi, il trigono di Marte e Giove all'amore, alla quinta, al settore dell'amore. Quindi se sperate in un ritorno, sperate bene. Se invece aspettate una new entry, beh ragazzi, io direi che ci siamo dentro tutti. Venere sta anche andando nel segno del Toro, nel vostro medio cielo, quindi l'amore se non è già arrivato, l'amore arriva tranquillamente a partire da questa settimana. Quindi ottime opportunità per tornare in coppia, per risistemare la coppia, per evolvere, proprio per cambiare mente, per guardare ai problemi da un altro punto di vista. Quindi è una bellissima settimana, si sa. Guidano i pianeti in segno di fuoco, che sono fatti della vostra stessa sostanza. Abbiate la forza di mettere in discussione le situazioni lavorative e gli obiettivi che proprio non vanno, quindi lavorate sull'elasticità, che magari no, ai segni fissi a volte difetta, lavorate sull'elasticità, e se proprio volete cambiare vi arriva sempre un no secco, questi obiettivi, inventatevi qualcos'altro, magari se non riuscite fate brainstorming, quindi aprite la mente anche ai consigli degli altri. Fatemi sapere come vanno le cose, ragazzi. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, il periodo incasinato si è concluso. Il periodo incasinato con tutti i pianeti in pesci che hanno rovinato rapporti di lavoro, che hanno portato grandissima confusione nei matrimoni, nelle relazioni, sul posto di lavoro. Ragazzi, c'è rimasto solo Nettuno in questo momento, ma ce l'avevate già da prima. Quindi cosa sta accadendo? L'asse si sta spostando nei pianeti di fuoco, e quindi prima che l'energia si ricrei in un elemento di terra, quindi prima che arrivi il 5 luglio, quello che state facendo adesso è ricominciare una nuova vita. Molti Vergine, molti ascendente Vergine stanno ripartendo da zero. Andrà bene? Andrà male? Allora, questi sono tentativi. Io vi consiglio di non
di non dare risposte definitive fino al 4 giugno, ragazzi. So che vi state sbattendo a destra e a sinistra, questo lo dico soprattutto per chi ha lasciato il lavoro e ne sta cercando altri. So che vi sono arrivate molte proposte, so che cercate di non dare conferme prima del 4 giugno, perché nel frattempo è arrivata Venere nel vostro segno, quindi quello che vi può, vi poteva sembrare meglio di niente alcuni giorni fa, adesso inizia a far cambiare, l'aria, e quindi potrebbero arrivare delle cose molto meglio di niente della scorsa settimana. Quindi se non lo avete ancora fatto, aspettate, prendete, se potete ragazzi, prendete tempo. Poi ovvio che gli astri inclinano e l'uomo determina, quindi se al momento vi sembra meglio confermare, confermate con Mercurio retrogrado, però il vostro governatore è ovviamente retrogrado, per quello molti vergine, molti ascendente vergine, anche le lune in vergine, come i gemelli, no? Chi ha pianeti personali nel segno della Vergine ha rimesso in discussione un sacco di cose. Ovviamente voi, complici le quadrature di Giove, avete dato forfait e avete troncato da qualche parte, ma appunto la retrogradazione di Mercurio non solo vi sta facendo venire l'idea di ripercorrere vecchie strade, vi sta riportando anche vecchie dinamiche, però ragazzi ci sta che il passato ritorni, soltanto che dovreste davvero aspettare a dare risposta, prima aspettate che il vostro governatore si rimetta dritto. Venere nel frattempo, e poi arriveranno delle novità fantastiche. Se avete comunque già dato conferme, io prevedo per voi ulteriori step e novità a partire dal 5 luglio, quindi non credo che quello che parte adesso abbia l'energia delle cose definitive. Nel frattempo c'è, oltre insomma alle faccende di lavoro, alle novità lavorative, che se non hanno dato vita a dei cambiamenti, no, a dei licenziamenti in tronco, rivivranno un iter più tranquillo, ma potrebbero veder ripresentarsi delle vecchie dinamiche che si risolveranno a partire dal 21 agosto, ve la spoilerò, se no andate con l'acqua alla gola. A parte le questioni lavorative, qua ci sono insomma delle belle, c'è una bella energia che porta amore. Allora, all'inizio tutto comincia con una grandissima passione, incontro, colpo di fulmine, momento proprio di passione persa, che vissuta in maniera probabilmente segreta, probabilmente non gli date 2 lire a questa cosa, nel senso che sì, bellissimo, però sarà soltanto questa volta. Invece in realtà la situazione potrebbe iniziare ad evolvere. Ragazzi, non è escluso che sia un ritorno, cioè qualcuno rinnovato, troppi pianeti retrogradi per pensare e per prendere in considerazione soltanto colpi di fulmine con perfetti sconosciuti. Quindi iniziano delle passioni a cui inizialmente voi non date, sì, bellissimo, ripeto, non date grandi chance di durata, invece grazie al sopravvento di Venere, amica nel segno del Toro, potrebbero iniziare a sorgere, a nascere dei sentimenti, li percepirà principalmente la prima decade, i nati in agosto, che in questi giorni stanno ricevendo tante belle notizie, dei corteggiatori, tanto affetto, stanno facendo pace con gli amici, stanno guarendo da qualcosa sia emotivamente che fisicamente, vivono un momento di benessere, stanno migliorando la loro estetica, stanno vivendo un momento benedetto, ragazzi, diciamoci la verità. Quindi anche per loro, no, il cuore inizia a battere in una maniera diversa, e dalle prossime settimane anche seconda e terza decade inizieranno a sentire questi
questi grandi cambiamenti. Io non escludo che queste persone che vi stanno facendo battere il cuore, ragazzi, possano venire da lontano, che siano stranieri, che parlino una lingua diversa, oppure che si occupino di cultura, di insegnamento, di crescita personale, insomma, delle personalità interessanti o che vengono da lontano e che potrebbero iniziare a gettare nella vostra vita le basi per un rapporto con questi posti lontani, perché come vi dico nel video che trovate sul canale e anche nell'info box, quello sull'incontro di Venere, no, di Urano, Marte, nodo nord in Toro dal 5 luglio al 21 agosto, che ovviamente viene anticipato dai pianeti in Toro veloci, quindi da Venere in Toro, da Mercurio retrogrado in Toro, dal Sole in Toro, dalla Luna nuova che c'è stata in Toro, se non erro in aprile, insomma, si stanno creando tutto quello che transita nel segno del Toro è quest'anno segna qualcosa di destinato, di destinico, di karmico. Perché? Perché il nodo nord, dove dobbiamo andare, quello che dobbiamo fare in questa vita, quello che deve accadere adesso, sta transitando nel segno del Toro. Quindi oltre a riguardare le persone che il segno del Toro in sé, quindi chi è il Sole in Toro, Luna in Toro che non ne parliamo, ascendente Toro, Venere in Toro, quindi vabbè, tutti i pianeti che si agglomerano, che si congiungono al nodo nord danno vita a qualcosa di destinato. Ovvio che se incontrate 5 persone in questo periodo di grande passione, di grande energia, quella destinata magari è una, ok? Quindi poi insomma, dipende da quanto abbracciate questa cosa dell'energia, però davvero è probabile che stiate gettando le basi per qualcosa che, ragazzi, vi porterà lontano in tutti i sensi, che sia una conoscenza, che sia una persona, un uomo, una donna che poi no, vi avvicinano ad un paese, ad una cultura differenti, che sia un coach, qualcuno che vi apre la mente e vi fa guardare le cose in maniera differente, che quindi vi porterà lontano perché vi porterà ad uscire da un recinto ristretto di vedute ristrette. Beh, ragazzi, si stanno muovendo tante cose, quindi aprite il cuore, non siate impulsivi, non dite subito sì o no e se potete aspettate il 4 giugno, non solo lavorativamente parlando, un po' a tutto, se potete, e godetevi il momento, quello assolutamente. Un grande bacio e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, la settimana impegnativa continua, il periodo impegnativo continuano. Avete Giove in Ariete opposto al Sole, congiunto a Marte, la forza, la lotta in Ariete, sempre opposti al Sole. Allora, per l'ascendente bilancia c'è grande movimento nei rapporti interpersonali, nei matrimoni, nei fidanzamenti, o volete troncare una situazione o qualcuno vi sta facendo ingelosire, quindi c'è grande rabbia, fermento, tensione, competizione, lotta all'interno della coppia. Oppure qualcuno vi sta provocando, nel senso di, soprattutto se siete in coppia, vi sta invitando alla trasgressione. Cosa fare? Beh, ragazzi, tecnicamente dovremmo avere un comportamento etico, e quindi il consiglio delle stelle è di agire soltanto se voi siete convinti di uscire da una determinata situazione, ok? Perché l'energia è talmente dirompente che questa non è un'energia, credo, che consenta di avere due situazioni parallele senza che se ne accorga nessuno. Questa è fuoco allo stato puro. La bilancia invece, ragazzi, è altamente sfidata. La bilancia è altamente sfidata. Il consiglio sarebbe di non prendere decisioni adesso.
Soprattutto cercate di tergiversare e di attendere almeno il 4 giugno. Io so che avreste voglia di abbassare la saracinesca su tutto, anche a livello lavorativo. Ritornando un attimo nello specifico all'ascendente bilancia, oltre ai rapporti interpersonali, oltre ai matrimoni, oltre ai problemi di coppia, alle gelosie, insomma a queste dinamiche qui e alle rotture o alla voglia di uscire, di rompere un matrimonio, una situazione per dare luogo a nuovi inizi, anche stando da soli, ci sono delle grandi novità anche contrattuali e ragazzi legate alla legge. Ora, una cosa non esclude l'altra. In realtà un Giove-Marte in prima casa potrebbe essere anche inteso come finalmente affitto quell'immobile. Ci sta? Oppure finalmente compro casa, visto che avete anche tutta una serie di pianeti in ottava, quindi state ampliando il patrimonio immobiliare da lasciare in eredità e soprattutto tutti quei pianeti in toro sono opposti, fanno uscire un sacco di soldi, insomma, diciamoci quello che è, proprio anche per questioni immobiliari. Quindi in realtà, dai, forse ci sarà anche tensione con il partner, no? Però, ragazzi, dal 4 Saturno diventa retrogrado, quindi l'amore vi dà una seconda possibilità. Quindi ci potete riprovare, magari utilizzando tutta questa tensione per portarla proprio nell'eros, nella passione, no? Ok? Della serie fate l'amore, non fate la guerra. Comunque l'amore vi dà una nuova possibilità, quindi avete la possibilità di rinverdire, rinvigorire un rapporto con la stessa persona. Ma torniamo ai contratti, che sono anche interessanti. Potrebbe finire un lavoro, potrebbe finire un contratto di lavoro. E forse con la luna nuova del 30 vi è stato proposto qualcosa e quindi siete indecisi se iniziare da un'altra parte. Se siete ascendente bilancia pure, se siete bilancia attenzione. Se siete bilancia attenzione. Per chi capitasse per la prima volta su questi canali, su questi video, insomma sul mio canale, adesso tocca alla bilancia stare attenti a non farsi fregare, a non farsi intortare da qualcuno, a non farsi vendere l'aria fritta, come era l'aria del Vesuvio, quella che vendevano i napoletani agli americani negli anni 50 e 60. Perché quando capita una volta all'anno a tutti quanti, nel senso, ogni anno capita ad un segno, nel giro di 12 anni Giove li ha opposti tutti. Giove sta ogni anno più o meno in un segno. Poi ci sono le annate irregolari, quest'anno si è fatto Pesci e Ariete, quindi fino all'11 maggio dovevano prestare attenzione a non fare colpi di testa i Vergine, che ricevevano l'opposizione dall'Ariete. Adesso dall'11 maggio al 28 ottobre tocca alla bilancia. Non farsi fregare, non fare il passo più lungo della gamba. Quindi non prendere decisioni importanti. Se avevate deciso prima dell'ingresso di Giove in Ariete di fare qualcosa, allora approfittate, se avete valutato bene, approfittate perché Giove e Marte in Ariete danno quella grinta necessaria a voi che siete sempre così indecisi per prendere posizione, quindi per muovere un passo dietro l'altro, ma verso una determinata direzione. Se invece le proposte, i colpi di testa vi stanno venendo adesso, quindi dopo l'11 maggio, possibilmente con Mercurio retrogrado, perché Mercurio ha iniziato la sua retrogradazione quando Giove è entrato nel segno della bilancia, quindi mi immagino la bilancia di prima decade, se non ha temporeggiato un attimo, no? Quanto si sia lanciata verso novità impulsive. Quindi, se le idee vi sono venute dopo il 10 maggio, ancora di più del 24 quando a Giove si è aggiunto Marte, non le seguite.
Ragazzi, non le seguite. Perché? Perché si prendono le cantonate. Avete voglia di uscire dal recinto, avete voglia, no? Non lo so che c'avete un sacco di pianeti nel vostro lato ombra, quindi viene voglia quell'impulsività, quell'irrazionalità, quel fuoco arietino che avete nell'inconscio, proprio no? Nella vostra profondità sapete di avere, ed è per quello che siete sempre così bilanciati, perché se vi parte la vena, no? Viene fuori, non lo so che viene fuori. Quindi almeno fino al 4 giugno non impegnatevi, non mettete firme. Voi siete quelli che devono stare più attenti di tutti, ok? E cercate anche di non, se siete della bilancia, non ascendente bilancia. Allora, se siete ascendente bilancia e volete cambiare, come si dice a Roma, raga, cambiate. Ma se siete della bilancia, ragazzi, prestate attenzione, quantomeno, ma in tutto, state attenti veramente, state attenti alle nuove relazioni, alla gente con cui uscite, siate prudenti. Perché? Perché avete un po' gli occhi chiusi, fate tutte scelte di pancia, fate molte scelte irrazionali, assecondate questo istinto, questa voglia di fuoco, no? Di novità, di vita, che però fa fare un sacco di cantonate. Quindi anche quelli che vogliono chiudere un'attività, ragazzi, perché ci sono delle situazioni, soprattutto le questioni creative, i lavori creativi potrebbero aver subito un arresto. Aspettate almeno la prossima settimana. In realtà se aspettaste il 5 luglio o anche la luna piena in Sagittario del 14 giugno prima di fare colpi di testa, ragazzi, sarebbe veramente meglio, perché poi potreste pentirvene, potreste impelagarvi in situazioni particolari. Ok, cioè particolari, poi potreste avere problemi a riprendere. Quindi attenzione a Giove opposto, a Marte opposto e a Mercurio retrogrado. Per quanto riguarda le attività creative, essendoci Saturno nel vostro quinto settore, Saturno è un severo maestro, severo ma giusto. Se siete dei creativi, voi siete degli artisti, e qualcosa non va, dovete modificare il modo di farla. Saturno chiede rispetto nel segno dell'Acquario, richiede correttezza, richiede metodo, richiede rigore, richiede educazione, no? Rispetto degli altri, del pubblico o della clientela. Quindi con questa retrogradazione avete una seconda possibilità, non soltanto in amore, ma anche per quanto riguarda questi lavori creativi, però dovete farli in una maniera più saturnina, quindi più rigorosa, più composta e più rispettosa. Ragazzi, mi raccomando, tenete duro, non sfogate la rabbia facendo ballo, meditazione, sport, fate qualsiasi cosa, ma non assecondatela, ok? Magari non questa settimana e nemmeno la prossima. Un grande bacio, forza e coraggio, e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana ci sono delle novità per quanto riguarda la coppia, i contratti lavorativi e insomma i nuovi incontri. Voi siete tra i diretti interessati di quel transito strepitoso a cui ho dedicato un video, che è il video degli incontri del destino, composto, creato da Nodo Nord, Marte e Urano nel segno del Toro. Vi lascio il video in sovraimpressione nell'info box, lo trovate nei video precedenti qui sul canale, e voi siete fra i diretti interessati insieme al Toro, al Leone e all'Acquario. Nel vostro caso gli incontri del destino, le svolte si compiono proprio nel settore matrimonio, coppia e contratti. Ora, ragazzi, i contratti possono essere lavorativi, ma vista la valenza del segno del legame, del segno del Toro con le cose concrete, se avete già magari moglie o marito, è probabile
che vabbè che un incontro del destino non si nega a nessuno, no? Quindi può accadere ma quello che potrebbe accadere sarebbe che magari compriate casa, cioè che facciate quell'investimento che sognate da un po'. Quindi insomma, qua si tratta di cose serie, qua si tratta di eventi epocali. Questa settimana avete Mercurio retrogrado, è entrato nel segno del Toro, quindi è entrato nel settimo settore, che è quello dei contratti, quindi possono esserci chiarimenti col coniuge. Se avete paura che non vi confermino un contratto, sapete, se avete il contratto in scadenza, potreste ricevere in realtà invece buone notizie, e se invece con Mercurio retrogrado queste notizie buone non dovessero arrivare, guardate ragazzi che a breve, ma veramente a breve, potreste trovare qualcosa di ancora meglio, perché io vi ricordo che lavorativamente parlando avete Giove e Marte nel settore del lavoro, e quindi le novità, le belle novità, le promozioni, i nuovi inizi, gli spostamenti, i trasferimenti, nuovi colleghi positivi, insomma anche colpi di fulmine sul luogo di lavoro, sono assolutamente garantiti. Quindi se con questo Mercurio retrogrado dovessero dirvi che il contratto non vi viene rinnovato, ciao, perché tanto se vi mettete a cercare trovate subito. Se doveste firmare qualsiasi cosa, se potete, aspettate il 4 giugno. Il 4 giugno, quando Mercurio non sarà più retrogrado in un segno opposto al vostro Sole o ascendente. Se non potete aspettare, perché possono succedere anche queste cose, possono esserci anche delle scadenze, ragazzi, fatele andare come deve andare, perché tanto nella vita non si scappa dal nostro destino neanche chi fa le rivoluzioni solari. Quindi, anzi, ho visto gente complicarsi la vita in maniera, perché sono difficilissime, e soprattutto in Italia la letteratura non è eccelsa in questo senso. Quindi se doveste firmare, lasciate che sia, ok? Lasciate che sia e andate tranquilli, perché comunque quello che accadrà sarà appunto destinato. Mercurio retrogrado porta contratti, novità lavorative, ma anche incontri. Mercurio si congiungerà con il nodo nord, quindi ci arrivano incontri, spostamenti, trasferimenti, contratti, firme, società che sono nel nostro destino. Arrivano adesso, cioè adesso ci arriva la proposta, adesso arriva la notizia, forse adesso mettiamo la firma, non prima, possibilmente non prima del 3 giugno a sera, ma quello poi che svilupperà gli eventi sarà appunto dal 5 luglio l'ingresso di Marte in Toro, perché Marte è proprio la forza concreta, è quell'energia che concretizza ciò che ci è stato portato dai pianeti più veloci. Quindi ha iniziato, come dico nel video che vi lascio in sovraimpressione, ha iniziato il Sole in Toro dal 20 aprile al 21 maggio, poi c'è stata una luna nuova nel segno del Toro, se non sbaglio a fine aprile, poi c'è stato un Mercurio, adesso Mercurio ritorna, quindi gli incontri, gli spostamenti, le notizie, quelle botte di fortuna, anche le intuizioni, anche le decisioni, e adesso è entrata anche Venere. Ragazzi, è entrata anche Venere. Venere è più appannaggio di amore, quindi se avete già una relazione possono arrivare figli, proposte di matrimonio, anche la casa dei vostri sogni, anche un contratto nell'estetica, nella bellezza, magari un contratto, magari entrate in una società con dei familiari. Insomma, c'è un'acquisizione assolutamente positiva, godereccia, consistente, generosa, venusiana. Alla fine Venere, ragazzi, è il pianeta della grande fortuna, è entrato già nel segno del Toro, quindi già nel vostro discendente. Adesso ne risentono particolarmente gli Scorpioni, gli ascendenti Scorpione di prima decade, ovviamente dalla prossima settimana fino al 23 giugno anche seconda e terza decade, quindi è un momento di grandi cambiamenti, e ovviamente anche per chi non avesse le novità lavorative, ripeto, ci sono o delle compravendite o delle positivissime novità sentimentali che cambiano la vostra realtà,
cambieranno proprio il vostro stile di vita, quindi o andate a vivere con qualcuno, comunque iniziate una storia d'amore che vi riempie in queste settimane la vita di passione. Ovviamente qualcuno che forse, se già non c'era, qualcuno che avete conosciuto con il transito il fortunatissimo transito da gennaio a maggio di Giove in Pesci. Insomma, ragazzi, tantissime cose, tantissime belle novità, e se ancora con questo cielo che scardina anche, no? Perché comunque no? Ci sono Saturno in quarta casa, Urano in settima, cioè la croce fissa è interessata da transiti insomma abbastanza importanti e abbastanza sensibili. Ci sono anche delle novità in famiglia, se avete perso qualche occasione, qualche situazione adesso si ripropone, si ripresenta, no? Per farvela affrontare diversamente. Se ancora tra di voi dovesse esserci, perché ci sono dei segni che stanno vivendo dei blocchi particolari, che non stanno vivendo bene Urano nel segno del Toro, ragazzi, la spiegazione è una sola e torno a ripetervela perché non sempre riesco a rispondere ai commenti, ma cerco di leggerli per capire il trend, ok? Ovviamente sono tantissimi i commenti, ragazzi, le visualizzazioni sono talmente salite che anche se qualcuno a volte borbotta, che non rispondo sempre, ragazzi, si tratta di centinaia di commenti che, se uniti a quelli di Facebook e di Instagram e applicati alla vita di una persona sola, che comunque è anche sempre la stessa che fa i contenuti, e voi capite che poi nella vita, no, anche se uno è astrologo non è che ferma i pianeti, quindi anche gli astrologi hanno le quadrature di Saturno e quindi ci sono anche delle altre incombenze, delle altre responsabilità, e quindi la giornata è fatta di 24 ore, non è perché non voglio rispondere, però li leggo, cerco di leggerli la notte, magari quando cerco di prendere sonno. Ragazzi, se siete ancora bloccati, vuol dire che dentro di voi c'è un blocco, una mancanza di concretezza, proprio forse neanche vi conoscete più di tanto, forse vi raccontate che siete in un modo, ma voi siete quello che fate e non quello che dite. Ragazzi, è senza giudizio questa cosa, perché è capitata a tutti, perché non ci educano ad osservarci, ok? È una cosa che fa parte della società, quindi o uno a un certo punto capisce che deve chiedere un punto di vista diverso, superiore, e quindi iniziare a conoscersi veramente ed osservarsi, oppure rischia di rimanere bloccato. Urano nel vostro caso, siccome nel segno del Toro, è molto concreto, quindi alle vostre idee, alle vostre elucubrazioni e anche a quella sorta di esaltazione che avete, che a volte vi sentite un po' più furbi degli altri, ma il fiuto ce l'avete sicuramente, però poi un po' vi perdete perché c'è l'esibizionismo, c'è la competizione che vi fregano, soprattutto ad ottave basse. Urano nel segno del Toro vi sta facendo vedere non quello che dite, non quello che voi vi sentite, la realtà dei fatti. Ovviamente se una persona non l'accetta e non la vuole vedere, gira la testa dall'altra parte, va in difficoltà, ok? E quindi dice qui non si muove niente di quello che pensate voi, perché vuol dire che non è giustamente, correttamente contestualizzato, ok? Quindi il consiglio delle stelle è di scendere con i piedi per terra e di iniziare proprio a calarvi nella materia e a lavorare sulla vostra realtà. Quello che non vi piace cercate di toglierlo e cercate di immettere ogni giorno briciole, anche una briciola al giorno, di cose che vi piacciono. La realtà purtroppo si cambia solo così, o con i pensieri, sbloccando le emozioni, i ricordi, ma da qualche parte dovete fare un crash, ok? Cioè dovete intervenire con un po' di energia. Un bacio grande e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, state godendo appieno del transito, della congiunzione di fuoco composta da Giove, che è il pianeta della grande fortuna, e Marte, quindi
insomma, per chi riesce ad aprire il cuore alle novità, perché questa è tutta energia nuova, per chi riesce ad aprire il cuore alle novità, come dire, ce ne sono tantissime di novità, e ci sono soprattutto novità sentimentali o legate ai figli o in ultima battuta, ma non per importanza, se siete dei creativi, delle persone proprio degli artigiani, delle persone che creano, allora anche qui ci sono delle grandissime novità. Per voi nello specifico ritorna qualcuno, ritornano delle proposte, ritornano dei contatti se c'era stata la sospensione di un rapporto, quindi vi arrivano delle nuove proposte, ma anche per voi non firmate, no? Cioè, valutate tutto, apritevi al nuovo perché sarà veramente positivo, ma non date risposte certe, non firmate, non garantite prima del 4 giugno a mattina, perché con Mercurio retrogrado, soprattutto nel sesto settore, siete molto favoriti, siete particolarmente favoriti nel risolvere delle questioni pratiche e nel rivedere delle decisioni prese in passato piuttosto che decidere per il futuro, perché con Mercurio retrogrado si ha una visione parziale del futuro e quindi non è completa e prima e finché il pianeta non si metterà diretto, se si può è sempre meglio aspettare. Quindi 4 giugno a mattina, se vi stanno arrivando veramente tutte queste novità, allora se potete aspettare, iniziate. Quindi, tornando all'amore, ci sono molti incontri, probabilmente gli incontri ci sono stati già, perché voi avete avuto Venere in Ariete dal 2 maggio, quindi è probabile che abbiate già fatto delle belle conoscenze, già conosciuto nuove persone, già fatto incontri molto interessanti, ma ovviamente si sa che quando si ha un settore dell'amore nel segno dell'Ariete, vi incapocciate di uno, andate molto veloci, siete magari soggetti anche a dei colpi di fulmine e quando poi vedete quella persona, insomma siete come dei treni lanciati in corsa che si innamorano veramente ad occhi chiusi e non vedono più niente, non capiscono più niente, quindi anche se vi sono arrivate diverse conoscenze, si presume che il prescelto sia stato già individuato. Se così non dovesse essere, perché non siamo tutti uguali, perché magari avete solo il segno o l'ascendente del Sagittario, non avete altri pianeti in segno di fuoco, quindi magari vi siete fatti impantanare dai sensi di colpa, magari siete in una relazione che non vi piace, da cui volete uscire, ma magari avete un sacco di pianeti in segno d'acqua, quindi vi siete lasciati impantanare dai sensi di colpa e quindi non riuscite a troncare, oppure avete un sacco di pianeti in segno di terra e quindi mentre vi decidete, Urano fa il giro dello zodiaco 2 volte. Se siete in una situazione dalla quale fate fatica ad uscire, questi transiti possono darvi, la misura di quello che state perdendo nella vita, cioè di come state realmente e di come stareste se rinunciaste a questa bella cosa che magari vi sta capitando. Quindi per chi è single è un momento strepitoso. Per chi è in coppia è un momento di grandissima indecisione, perché c'è voglia di amore, voglia di passione, forse avete trovato anche l'eletto o l'eletta e forse vi corrisponde, però no, non si sa. Ragazzi, io questa devo spoilerarvela, perché è vero che voi avete Mercurio retrogrado adesso, però poi Mercurio tornerà nel segno dei Gemelli. Il segno dei Gemelli è opposto al vostro Sole, quindi potreste essere tentati dalla volontà
di dare delle comunicazioni, cioè di dire al partner guarda ho conosciuto un altro, un'altra, oppure di dire all'altro no, io sono impegnata. Le stelle consigliano di chiudere il becco, cioè proprio di passare una zip, a meno che non siate assolutamente certi, se è qualcosa appena nato, datevi assolutamente il tempo che Mercurio esca innanzitutto dal vostro discendente, quindi aspettate caspiterina il 5 luglio ragazzi, aspettate il 5 luglio e poi ci raggiorniamo, anche se voi avete una luna piena il 14 giugno che insomma non so, su sole ascendente, non so se ce la farete, no? a mantenere lo status quo, però insomma ragazzi, chi ce la fa fino al 5 luglio, chi non ce la fa vuol dire che doveva andare così. Quindi grande momento di amore e passione, chi la passione ce l'ha già, chi c'ha già l'amore, grandi novità creative oppure grandi occasioni di divertimento. Ragazzi, volete mettere l'opportunità di fare finalmente quel viaggio dall'altra parte del mondo o andare in quel posto che desideravate da tanto tempo. Questi sono transiti anche che vi fanno togliere quegli sfizi lì, quindi fantastici. Tra le altre cose, questi sono transiti che personalmente il mio nodo nord in Sagittario apprezza particolarmente, quindi è anche un momento di grande divertimento e veramente di andare lontano, no? Quindi che credo sia più interessante. Sì, godetevi il momento prima di prendere, piuttosto che prendere decisioni avventate sul personale, ok? Tanto più che tanto siete soggetti a una rimodulazione totale del vostro stile di vita che può passare anche attraverso un trasferimento, una notizia, una risposta a un concorso che non era arrivata e che adesso potrebbe arrivare, che magari metterà in discussione tutto. Quindi per il momento non date comunicazioni ufficiali, godetevi quello che potete godervi, si tratta di divertimenti, di passione, anche di soddisfazioni e di cose molto intense legate ai figli e alla creatività, e fatemi sapere se vi arrivano quelle risposte, quelle notizie, quei trasferimenti epocali che sembravano essere entrati nel dimenticatoio e che invece adesso potrebbero veramente stupirvi. Sappiate che la vostra vita stava comunque per essere rimescolata con qualcosa di destinico, con qualche novità, con qualche svolta. Fatemi sapere nei commenti. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana il cielo inizia a cambiare, come dire, sensibilmente. Non trovo le parole, però per farvi dire per farvi capire quello che penso io, credo che questi transiti diano un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Allora, avete Plutone sul Sole, sull'ascendente, retrogrado. Se volete approfondire nel significato, no? In maniera più definita e dettagliata di Plutone in Capricorno, del transito di Plutone in Capricorno, è appena uscito un video che vi lascio in sovraimpressione, che comunque trovate sul canale prima di questo qui che state guardando, e che spiega che siete ancora in trasformazione, ok? Siete ancora, è un processo lento, quello diciamo della trasformazione plutoniana sul Sole, iniziato nel 2008, terminerà nel 2024, e tutte le volte che Plutone è retrogrado e Plutone sul vostro Sole è retrogrado dal mese scorso, ritornano quelle lezioni, ritornano nelle vostre vite, quelle lezioni che dovete ripassare, quindi quelle circostanze che magari negli ultimi tempi
pensavate di esservi buttati alle spalle e che invece, secondo l'universo, non avevate, come dire, affrontato bene. Quindi Plutone è in trasformazione, quindi ritornano le questioni del passato, Mercurio è retrogrado in Toro e quindi contatti, chiarimenti, questioni con i figli, ritornano delle questioni legate ai figli, ritornano delle questioni legate all'amore, vecchi partner, ex, fidanzati, il primo fidanzato. Sapete che il Capricorno è legato al concetto di tempo, è legato al Saturno, ed è capace di andare a rispolvere, molto legato al passato, quindi ha dei ricordi molto vividi della gioventù, dell'infanzia, quindi con i Mercurio retrogradi per il Capricorno, insomma, si possono aprire qualsiasi tipo di cassetti. Ovviamente un Mercurio in Toro, quindi è un aspetto favorevole, Mercurio si congiunge al nodo nord questa settimana, quindi questa settimana e anche la prossima in Toro, quindi accadono incontri del destino a livello sentimentale, accadono vicende sia sentimentali che economiche legate sia a voi che ai vostri figli. Se siete degli artisti, ragazzi, dei creativi, delle persone che lavorano proprio creano qualcosa, beh, questa settimana e anche la prossima sono strepitosamente interessanti anche per contatti, opportunità, per cose che possono, per incontri, no? Per situazioni che possono avere degli sviluppi strepitosi, ragazzi, strepitosi, che magari cose che ritornano o iniziano adesso e prendono corpo in maniera incredibile dal 5 luglio al 21 agosto. Non è uno spoiler perché c'è già un video dedicato che è quello con gli incontri del destino, il karma, sarebbe quello dell'incontro fra il nodo nord, che è quello che dobbiamo fare in questa vita, Urano, che è uno scatenatore di eventi improvvisi e inattesi, e Marte, che è la forza, quindi la spinta affinché questi due valori, questi due pianeti si uniscano e facciano da detonatore di avvenimenti destinati. Quindi se volete approfondire anche quello, siete interessati particolarmente e in maniera assolutamente favorevole anche da quel transito. Come possiamo, concretizzare? Siccome avete anche Giove, Marte in Ariete, in una parte angolare del tema natale, quello che potrebbe accadere è che se avevate dei conti in sospeso con i figli, se avevate delle problematiche con i figli, in queste settimane, da questa e la prossima, potrebbero venire a galla ed esserci delle risoluzioni o dei tentativi. Ragazzi, l'universo presenta, l'occasione, poi se riuscite a venirvi incontro, quello dipende da voi. Questo è il destino, ok? L'universo segna un appuntamento destinato, offre un'occasione e poi noi ci ne mettiamo del nostro, con il nostro egoismo, con le nostre mentalità, con le nostre resistenze. Oltre alle questioni dei figli, forse anche i fratelli o vecchi amori, ex con i quali state magari dividendo delle proprietà, oppure persone da cui vi eravate allontanate che possono tornare. Anche il settore famiglia, immobili, paese d'origine hanno un'importanza questa settimana e anche la prossima notevole, quindi non è sicuramente una settimana in cui, fare le vacanze in relax, succedono tante cose, ok? Perché proprio non che voi le andate a cercare, visto che in realtà avreste un desiderio di amore, divertimenti, relax, piaceri, passioni notevoli, visto che Venere è entrata nel segno del Toro e quindi soprattutto i nati in dicembre avrebbero bisogno proprio di staccare la spina, però in realtà si ripresentano varie questioni, si ripresentano vecchi stati d'animo, ricordi, questioni familiari
familiari, legate a qualche familiare, agli immobili o al paese d'origine, che tra l'altro anche abbastanza, come dire, repentine, improvvise, turbolente, no? Causate proprio dalla congiunzione di Giove a Marte, qualcosa di evidente che accade con una certa velocità e quindi tanti cambiamenti. Cosa consigliano le stelle? Rispetto a tutte queste cose che arrivano, mettetevi in osservazione e finché Mercurio sarà retrogrado, quindi fino al 4 giugno, sarebbe opportuno che voi evitaste di mettere firme, fare accordi, di garantire cose, di prendere decisioni. Aspettate che Mercurio si metta diretto, perché finché Mercurio è retrogrado abbiamo una visione parziale delle situazioni e quindi potremmo prendere delle decisioni quando ci manca un pezzo dell'informazione necessaria per avere il quadro completo e quindi sarebbero delle decisioni avventate che poi comporterebbero sempre un doverci tornare su. Quindi questa è la prima cosa, no? Aspettare che Mercurio sia diretto. Quello che invece potete fare è fare di gran lena, se volete togliervi, come dire, dal groppone tutta una serie di responsabilità, è impegnarvi a risolvere tutte le questioni del passato che riuscite a risolvere che magari avevate lasciato in sospeso, quindi a metterci collaborazione, no? Quindi non andate verso il futuro, non decidete d'emblée domani mi trasferisco, risolvete le problematiche che avete avuto, no? Quindi tutto quello che l'universo vi vuole rivolti verso il passato. Poi alla fine il 4 giugno, questa settimana no, è arrivato, è il weekend, quindi se potete osservate gli eventi e non prendete decisioni fino a quel giorno. Quello che volevo dirvi è che per quanto riguarda gli avvenimenti repentini che accadono riguardo agli immobili o in famiglia, potrebbe trattarsi veramente di trasferimenti, spostamenti, un su e giù, un andirivieni, compravendite, insomma si conclude proprio a livello familiare o immobiliare o legato ad un determinato posto, quindi a un location, a una regione, a un comune, si chiude un ciclo iniziato nel 2011 o anche nel 98 o anche nel 76, 75-76 e se ne apre un altro che dovrebbe essere più stabile. Se avete degli arretrati, dimenticavo di dirvi questo, anche le questioni economiche sorgono, se avete degli arretrati, delle questioni diciamo economiche da saldare, avrete nelle prossime settimane buone opportunità di risolvere anche quello. Quindi ragazzi, forza e coraggio. Buona settimana, godetevi questi transiti che comunque sono risolutivi e soddisfacenti e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana, il 4 giugno precisamente, il vostro governatore Saturno nel vostro segno, sul vostro segno o sul vostro ascendente diventa retrogrado. Nel cielo attualmente ci sono già Plutone retrogrado, Mercurio retrogrado, quindi ma voi siete particolarmente interessati dalla retrogradazione del vostro governatore nel vostro segno, Saturno. Saturno è il signore del karma ed è il signore del tempo, quindi possono tornare a riproporsi delle questioni, delle problematiche, delle opportunità, delle occasioni di prendere delle decisioni, no? Quindi anche il ritrovarsi ad un bivio che magari l'anno scorso si era già proposto e magari avevate preso una decisione, ma magari con tutti questi pianeti retrogradi ne prendereste magari un'altra, no? Magari non era come pensavate voi. Quindi il passato ritorna, allora cerchiamo di affrontarlo nella maniera magari corretta questa volta. Il primo consiglio delle stelle, vista la retrogradazione di Mercurio, che è il pensiero, la parola e le comunicazioni, è quello fino al 4 giugno di non impegnarsi per il futuro, nel senso che
Adesso l'energia, l'universo vogliono che voi guardiate al passato, anche perché vorrebbero che risolveste delle cose magari lasciate in sospeso oppure affrontate in una maniera che non era giusta per voi. In realtà potete sia agire voi se ci sono delle cose che vi danno fastidio, no? Delle cose che vi sono rimaste sul groppone e che oggi fareste diversamente, ma credo che si stiano ripresentando a voi spontaneamente, come sta succedendo un po' a tutti, anche a me, delle occasioni, no? Delle occasioni, delle situazioni legate al passato che magari questa volta che magari all'epoca non si erano concretizzate, non erano state affrontate nella materia corretta, nella maniera corretta, e invece adesso, se abbiamo fatto un recap saggio, se abbiamo cambiato mentalità, se abbiamo un punto di vista diverso rispetto alle cose, alle situazioni, quindi se siamo capaci di fare scelte diverse, valutazioni diverse, magari no, abbiamo una seconda opportunità di risolvere qualcosa. Nel vostro caso vi consiglio di attendere fino al 4 giugno per quanto riguarda le questioni legate alla famiglia, agli immobili, ai figli e anche alle comunicazioni da dare. Alle iniziative, aspettate veramente il 4 giugno, ok? Questo è un consiglio veramente spassionato. Nel frattempo, mentre siete in attesa, no? Mentre cercate di stare con le mani in mano, voi che siete sempre molto aerei, leggeri e propositivi, Venere entra nel segno del Toro e fa arrivare o qualcuno, una persona a cui siete legati da magari grande affetto, comunque entra nella vostra sfera intima, nella vostra sfera domestica. Può essere qualcuno che torna, può essere un momento di grande pace e di grande amore con le persone che vivono con voi, può essere anche il momento in cui entra in casa vostra l'amore. Ragazzi, l'amore può essere sia dato da un ritorno, viste le retrogradazioni del cielo, sia finalmente un amore che arriva, o ragazzi, siccome si tratta di Venere, semplicemente tra virgolette, la voglia di abbellire o di cambiare il vostro nido. Quello che Venere, anche Mercurio retrogrado nel segno del Toro portano per voi, queste iniziative, questi desideri, queste voglie, queste persone, queste ventate di amore e di positività avranno, come dire, sbocceranno tra il 5 luglio e il 21 agosto e daranno vita a qualcosa a delle vere svolte di vita, cioè qualcosa di destinico, e tant'è vero che è un transito così particolare, così legato al karma, così legato al nostro destino, che c'è un video sul canale che è quello proprio delle svolte del destino, degli incontri karmici, è segno per segno, quindi se volete guardarlo e l'avete perso e volete ulteriori approfondimenti su quello che accadrà nelle vostre vite, potete trovare lì delle indicazioni, insomma, delle pillole, delle curiosità. Quindi o arriva l'amore e quindi magari poi a luglio lo seguite, o avete voglia di sistemare casa o di cambiarla e quindi poi da luglio arrivano i lavori, o arriva un trasloco, o magari arriva un figlio. Ragazzi, arriva un figlio perché Venere in quarta potrebbe indicare anche quello, e quindi magari la casa si allarga, la famiglia si allarga, quindi accadono delle cose veramente ragazzi, delle pietre miliari nella vostra vita, ma d'altra parte avete Saturno sul Sole, sull'ascendente, quindi era inevitabile, no? Che 2020, 2021 e 2022 in qualche modo vi cambiassero la vita. E quindi avete queste ventate di amore, avete degli incontri, delle belle notizie. Quella Venere in quarta, se aspettate un trasferimento, potrebbe indicare anche che lasciate il nido perché finalmente vi siete laureati, avete vinto un concorso, vi hanno chiamati, avete inviato un curriculum. Qui c'è anche tanta area di trasferimenti, di novità lavorative, di aperture. Ragazzi, Giove e Marte
in terza casa, indicano se lavorate col pubblico, se lavorate nelle vendite, se lavorate nell'insegnamento, se lavorate nella comunicazione. Ci sono delle grandi novità che probabilmente avete già snasato dal 30 maggio. Comunque le cose stanno diventando, come dire, si stanno precipitando. Se non è ancora successo niente, ragazzi, nella settimana scorsa, questa è in corso, questa dell'oroscopo che state guardando, sicuramente sarà foriera di belle novità. Quindi partenze, contatti, con incontri, iniziative, nuove aperture, nuove assunzioni, risposte molto positive e ragazzi, incontri molto fortunati di qualsiasi genere, improvvisi, anche colpi di fulmine, che visto che dal 4 giugno Saturno sarà retrogrado, vi potrebbero portare a mettere in discussione tutte le cose che sono sorte magari negli ultimi 2 anni. Quindi come dico sempre, per l'Acquario e per l'ascendente Acquario il peggio è passato, ma il bello sta arrivando adesso e potrebbe essere un bello talmente bello che forse non l'avevate messo in conto a causa di Saturno e potrebbe scombinarvi i piani, perché ragazzi la trasformazione e le svolte di vita non sono finite, quindi non prendete decisioni definitive fino al 4 giugno, ma fatemi sapere tutte le cose che vi succedono, perché dovrebbero essere strepitose. Un grande in bocca al lupo e passiamo all'ultimo segno, quello dei pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana attenti innanzitutto alle spese pazze, alle spese impulsive e anche forse ragazzi, al sentirvi troppo indipendenti, perché quella congiunzione Marte-Giove in Ariete potrebbe spingervi anche non soltanto ad usare e a fare dei programmi o comunque delle spese, delle iniziative economiche coraggiose, che non sempre magari come dire vi contraddistinguono, a meno che nel vostro tema natale non ci siano proprio degli elementi di fuoco, no? che vi temprano tantissimo, fuoco e terra ovviamente. Quindi potreste prendere delle iniziative, no, economiche, ma anche delle iniziative coraggiose staccandovi da delle persone, ok? Magari da dei rapporti, anche da situazioni lavorative, e iniziare a fare da soli. Perché dico attenti a non esagerare? Perché in realtà c'è ancora Mercurio retrogrado che vi porta sicuramente un consenso, consenso positivo intorno a voi, delle belle novità, dei bei progetti. Però ragazzi, finché Mercurio è retrogrado non si dovrebbero prendere decisioni definitive e dovreste aspettare il 4 giugno. Dovreste aspettare il 4 giugno perché Mercurio tornerà diretto e lì sarà il momento di dare le comunicazioni ufficiali, iniziare ad organizzare qualcosa, comunicare l'iniziativa, la decisione presa. Perché? Perché finché Mercurio è retrogrado, tra l'altro in Toro, quindi forse ci sono delle questioni economiche o immobiliari che non vi sono ben chiare, quando Mercurio è retrogrado noi solitamente non abbiamo una visione completa della situazione, abbiamo una visione parziale, come se ci mancassero delle informazioni. E quindi sarebbe bene, siccome vi sentite molto audaci, e quindi anche poco prudenti, sarebbe bene aspettare il 4 giugno. Se nel frattempo, io lo sto ripetendo da diversi video, però mi scrivete anche e me lo dite in privato che sì, l'avete ascoltato, ma avete fatto di testa vostra, quindi se vi siete già esposti, avete lasciato qualcuno, vi siete licenziati, avete iniziato una cosa nuova, va bene così perché ormai è fatta, quindi se non ci si può tirare indietro vuol dire che doveva andare in questo modo, ok? D'altra parte con Saturno in Acquario vi sentite responsabili, vi sentite più responsabili, più tosti, più temprati, viene fuori quella vena nascosta da leader e quindi quello che inizia adesso, tra l'altro l'anno prossimo potrebbe diventare qualcosa di conclamato, soprattutto se qualsiasi cosa ragazzi, però credo che si stiano muovendo molte cose, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.
Venere nel frattempo, Venere che insomma è vostra amica, perché il segno dei pesci è esaltazione di Venere. Venere è entrata nel segno del Toro e vi predispone ad entrare in contatto con delle persone molto piacevoli, ad avere dei nuovi corteggiatori, ad avere l'opportunità di corteggiare, incontrare qualcuno, no? di molto suadente, e le cose che iniziano adesso, visto che tra l'altro vi sentite anche molto baldanzosi e se eravate in un periodo di singletudine, magari adesso vi sentite molto propositivi e vogliosi di iniziare qualcosa di nuovo, quindi di uscire, no, dal guscio chiuso. Se invece un periodo di singletudine non c'è, è probabile che l'esuberanza di questa congiunzione Giove-Marte vi spinga a guardarvi comunque intorno, perché insomma si sa che il pesci è vanitosetto e a volte sta stretto, non tutti, però a volte sta stretto in una situazione sola. Quindi con quella fantastica Venere, Mercurio retrogrado, o avete l'opportunità di incontrare qualcuno che vi corteggi, oppure ritornano vecchi incontri interessanti, sentimentali, corteggiatori. Fatto sta, ragazzi, che le cose che sorgono adesso portate da Venere, cioè questi interlocutori, questi corteggiatori, possono dal 5 luglio al 21 agosto dare vita a qualcosa, a delle svolte di vita, cioè magari adesso partono così, tanto per gioco, perché nell'impulsività del momento, no, vi sentite più audaci. In realtà prestate attenzione, perché quello che nasce adesso potrebbe, se ha l'energia giusta, ovviamente non capiterà a tutti, però potrebbe andare incontro, no, traghettarvi poi dal 5 luglio al 21 agosto, quell'incontro storico tra Marte, Urano, il nodo nord, per cui ci ho fatto un video che porta delle grandi svolte di vita, perché per chi non l'avesse visto e lo trovate in sovraimpressione nei segni precedenti e nell'info box, per chi, e anche qui, ve lo metto anche qui, per chi non avesse visto il video, ci sarà l'incontro del nodo nord che è il destino, Urano che è lo scatenatore di fenomeni improvvisi, è il signore dei fulmini e ciel sereno, e Marte, la forza, la passione, l'energia che fa da collante al destino e l'avvenimento scatenante, e quindi è un'energia talmente dirompente che io già me la sto a fa sotto, perché porta delle grandissime svolte di vita. Quindi il consiglio è, nonostante questa energia strepitosa, di fare le cose cercando di mantenere la lucidità. Lo so che non è facile, e quindi di non mettere troppa carne al fuoco, di essere prudenti soprattutto fino al 4, di non incoraggiare, magari di non illudere. Voi siete degli abili dispensatori di sogni, no? Non illudete magari in maniera troppo poderosa qualcosa, qualcuno, non la gonfiate troppo, perché poi in qualche modo magari tra luglio e agosto vi si potrebbe presentare qualcosa di già organizzato e fatto, che quindi no, morigeratezza, presenza, i transiti sono eccezionali, no? Ma anche come energia, però ricordate che Saturno è retrogrado dal 4 giugno, quindi se esagerate poi vi porta a dover riaggiustare il tiro dopo. Quindi voi andateci mangiati, no? Andateci preparati, non vi comportate come se foste affamati. Lo so che l'energia è tanta, che avete tanta voglia di vivere, perché Giove vi ha portato proprio il desiderio di espansione, però presenza, lucidità e misura saranno le soluzioni, le parole d'ordine di questa settimana, per non inguaiarsi un po' troppo. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere che succede, perché insomma qua è interessantissimo, sembra una sit comedy. Quindi io vi aspetto nei commenti, un grande bacio, grazie per essere stati con me anche questa volta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti.